Buongiorno. Che cosa rappresenta il progetto VAST per un museo di storia della scienza? VAST rappresenta uno stimolo e una sfida per coloro che operano nei musei scientifici, siano essi curatori, ricercatori o operatori museali. Affrontare il tema dei valori morali all'interno di un museo e ancor più in un museo di storia della scienza implica essere consapevoli di una serie di questioni relative ai compiti dell'operatore museale, alle finalità di questo genere di istituzione culturale, ai dibattiti sorti nell'ultimo decennio attorno a narrazioni che si conformano o si discostano da letture egemoniche, al ruolo svolto dalla memoria collettiva nell'ambito della valorizzazione del patrimonio culturale e a come questa debba essere trasmessa, come si modifichi, ma anche chiedersi se e in quale misura tali valori hanno orientato o orientano oggi la ricerca scientifica. Per sviluppare il progetto VAST nell'ambito delle attività didattiche è stato seguito un approccio specifico? Sì, occorre però innanzitutto fare una premessa. Lo storico della scienza studia il passato come fosse un altro presente, mettendo in evidenza i processi che portano alla scoperta di determinate leggi, esaminando testi sulla base delle diverse finalità e dei diversi contesti in cui operano gli autori presi in considerazione. Da questo punto di vista, la presenza di uno stesso termine in un'opera di Galileo e in una di Francis Bacon può avere significati anche molto diversi tra loro. Penso ad esperienza, sillogismo, osservazione, illusione, telescopio. Nel caso invece dell'elaborazione delle narrazioni tematiche per VAST, questo metodo storiografico è stato naturalmente seguito, ma è rimasto in larga parte sullo sfondo. La priorità è stata quella di discutere di valori morali attraverso attività per le scuole e per le famiglie che fossero in grado di presentare le citazioni di testi seicenteschi in relazione ad alcuni esemplari delle collezioni scientifiche del Museo Galileo. Quali sono stati i criteri per selezionare i testi seicenteschi utilizzati come punto di partenza per le attività didattiche? E avete scelto i testi in base alla loro rilevanza storica o in base alla loro capacità di promuovere determinati valori morali? Sono stati innanzitutto individuati dei testi coevi agli strumenti della collezione del museo che potessero pertanto più agevolmente adattarsi alle finalità di VAST e dunque essere narrati, raccontati anche ai giovani e dialogare con la collezione del museo. Naturalmente il Dipartimento della Didattica ha tenuto sempre in considerazione le diverse età dei suoi interlocutori per formulare e definire le loro narrazioni. Inoltre sono stati selezionati diversi generi letterari e filosofici, quindi non solo per dare conto della varietà di stili, ma anche per risultare meno monotoni per i giovani partecipanti. Abbiamo pertanto il trattato, la lettera, l'opera utopica, la biografia, brevi poesie e anche la presenza di un'autrice di Margaret Cavendish. Qual è l'idea alla base delle attività create dal Museo Galileo per il progetto VAST e in che modo sono stati posti in relazione i testi e gli oggetti della collezione museale? Le citazioni estrapolate da questi testi, che sono state individuate sulla base dei valori menzionati in quelle pagine, dovevano dialogare con gli strumenti del museo. E questo perché il Museo Galileo non è un museo naturalistico né un museo della scienza. Siamo in un museo di storia della scienza che espone strumenti scientifici, i quali sono profondamente radicati nel contesto storico e nel dibattito filosofico a cui appartengono. È pertanto opportuno tenere in considerazione due fattori. In primo luogo, si tratta di strumenti che appartenevano alla collezione dei Medici e degli Asburgo-Lorena, quindi appartenevano ad una collezione storica di strumenti che dialoga ancora oggi con una biblioteca di storia della scienza.
In secondo luogo, si tratta di una collezione di strumenti. Quindi, lasciando da parte la definizione di strumento scientifico, la distinzione tra strumenti materiali, strumenti concettuali, modelli, artefatti, bisogna tenere in considerazione che quando si parla di valori morali è necessario rilevare che gli strumenti sono di per sé in larga parte neutri, in quanto il legame con i valori dipende principalmente dal contesto, dalle finalità e dalle funzioni per le quali tali strumenti erano stati creati. Per fare un esempio, il telescopio è uno strumento di scoperta in ambito astronomico, ma può anche essere impiegato in contesti bellici, e questa è la funzione per la quale Galileo lo presentò al Doge di Venezia, ossia per anticipare l'arrivo delle navi nemiche e per poter così intervenire prontamente con l'artiglieria. Oppure il telescopio è stato presentato anche come strumento di inganno, ma quest'ultimo è un aspetto ampiamente dibattuto dai contemporanei e dai detrattori di Galileo. È dunque estremamente importante presentare lo strumento scientifico riferendosi ai testi seicenteschi ove è menzionato e ove sono menzionati i valori che vogliamo sottolineare in quel determinato contesto. Quali sono le sfide che avete affrontato nel discutere di valori nell'ambito di attività didattiche incentrate sulla storia della scienza? Una delle sfide principali è stata il dialogo con la contemporaneità su temi come la tolleranza, la democrazia, la parità di genere. La discussione sorta attorno alla definizione di museo si è conclusa lo scorso anno, nel 2022, con la conferma dell'impostazione tradizionale, e l'International Council of Museums non ha adottato la proposta avanzata nel 2019 che delineava un museo come, cito, uno spazio inclusivo e polifonico per il dialogo critico sul passato e sul futuro, che mira a contribuire alla dignità umana e alla giustizia sociale, all'eguaglianza globale e al benessere del pianeta. Ciononostante, la definizione attuale di museo rimane quella di uno spazio volto non solo alla conservazione e valorizzazione del suo patrimonio, ma anche alla comunicazione e alla partecipazione della comunità, alla riflessione. In VAST, la discussione sulla percezione dei valori morali avviene attraverso il confronto con il presente ed è poi elaborata dai partecipanti all'attività tenendo sempre in considerazione la loro esperienza personale. L'operatore museale invita invece a tracciare con grande attenzione le differenze e affinità tra valori odierni e del passato, ricorrendo per questo al commento dei testi seicenteschi e interpretando in chiave storica il patrimonio di strumenti del museo.